buongiorno, ci troviamo a Loriana con Riccardo Tesi. Non so se presentarvi chi è Riccardo Tesi perché è talmente conosciuto che pochi non lo conoscono. E beh, dai, infatti lui è un ottimo suonatore di piano, giusto? No, organetto diatonico. Eh, lo La- chiamano anche piano bretelle, però, almeno qui, sì, la fisarmonica è la però per loro. fisarmonica, L'organetto ok. è il nonno della fisarmonica, è uno strumento tradizionale, poi nuove generazioni l'hanno portato a essere uno strumento contemporaneo. Bene, tu sei qui con il gruppo dei Samurai, eri già venuto nel 2013, proprio qui a Lorient, con la prima formazione dei Samurai e con i componenti sono cambiati, giusto? Sì, Didier Laloy del Belgio e Bruno Letron francese hanno lasciato il gruppo e sono stati rimpiazzati da Simone Bottasso, italiano, e Kepa Junquera dei Paesi Baschi, però purtroppo Kepa non sarà con noi perché ha un problema di salute in questo momento e quindi abbiamo deciso che stiamo continuando in quattro, abbiamo trovato il nostro equilibrio e funziona molto bene. Però Kepa ci manca sempre perché Eh beh, è un centravanti incredibile. eh beh. Uno dei più grandi organettisti del mondo, veramente. E, rispetto al primo album dei Samurai, cos'è che avete cambiato? Beh, è cambiato, abbiamo lasciato lo stesso approccio alla musica, quindi composizione dei singoli componenti, arrangiati in gruppo, cambiando due musicisti cambia la chimica e quindi cambiano le idee musicali, il modo di svilupparle, perché facciamo sempre tutto questo con l'apporto di ogni musicista e quindi la musica è diversa, però lo spirito è lo stesso. E stasera i Samurai suonano in questo posto che è il Palais des Congrès, è uno dei posti più conosciuti a Lorient. Che repertorio interpreterete? Beh, presentiamo un nuovo disco che si chiama Te. Te significa mano in giapponese, abbiamo questo legame con la cultura giapponese che discende soprattutto dal nome, perché in realtà poi c'è molto poco di giapponese nella nostra musica, però il nome che è stato scelto da Frédéric Dawans, che è la nostra manager, l'ideatrice del progetto, ha chiamato Samurai perché ognuno di noi in tutti gli anni di carriera ha lavorato per cambiare l'immagine di uno strumento appunto tradizionale come l'organetto diatonico che prima suonava solo in ambito tradizionale e l'ha portato nella musica contemporanea, quindi allargando le collaborazioni con jazzisti, con cantautori, con musicisti rock, quindi è uno strumento che oggi ha la dignità di tutti gli strumenti, non è relegato in quella specie di nicchia in cui stava prima. E, sarà un repertorio fisso o ci sarà possibilità a qualche improvvisazione? Ma nella nostra musica c'è improvvisazione, alterniamo momenti molto strutturati a parti dove c'è improvvisazione, abbiamo degli ottimi improvvisatori nel gruppo, quindi usiamo anche questa carta dell'improvvisazione. Quanto dura più o meno lo È uno spettacolo? spettacolo che dura 50 minuti questa volta perché il festival dà un timing preciso, però avremo il tempo di presentare il nuovo lavoro. Forse un po' presto per dare delle impressioni, ma il tuo ritorno a Lorient col gruppo Samurai, che cos'è che ti fa sentire? Beh, Lorian è un festival, come dire, importantissimo nell'immaginario di tutti i musicisti che lavorano nella world music, quindi è un onore essere di nuovo invitati, è un piacere venire qua, incontrare un sacco di amici, come Alain Pennec e tanti altri. Eh, io poi amo particolarmente la Francia e anche la Bretagna dove ho suonato molto in passato, poi si mangia delle ottime ostriche, si mangia del buon pesce, insomma c'è una bella atmosfera, è un festival molto ben organizzato, un grossissimo festival, quindi onoratissimi. Bene, vuoi aggiungere qualcosa? No, solo che siamo felici di essere qua e che cercheremo di dare il nostro meglio come facciamo sempre. Bene, lui tra l'altro ha una tournée in previsione perché domani mi dicevi che sei in Corsica. Sì, domani sarò in Corsica con Patrick Vaillant che riprende abbiamo ripreso ultimamente questa collaborazione che dura dal 1985 con questo fantastico
mandolinista francese, uno dei musicisti più bravi con cui abbia mai suonato. Questa volta suoniamo in trio con Andrea Piccioni, che è un virtuoso del tamburello, conosciuto a livello internazionale, e poi ogni tanto ci allarghiamo a quartetto con Gianluigi Trovesi, che porta i suoi clarinetti jazz nella nostra musica. Poi sarò con Banda Italiana il 15 d'agosto a Firenze, dove abbiamo il nostro concerto di Ferragosto, che è un appuntamento che ormai da 15 anni, il 15 d'agosto noi suoniamo a Firenze e presentiamo il nuovo disco Argento, e poi partirò invece con Bella Ciao subito dopo, e abbiamo 2 date, Bologna e Svizzera. E Bella Ciao è stata una bellissima avventura, abbiamo ripreso lo spettacolo storico per i suoi 50 anni, l'abbiamo rifatto con nuovi arrangiamenti, nuovi interpreti, pensando di fare 1 o 2 repliche perché è uno spettacolo grosso eccetera. In realtà siamo al numero 64 e abbiamo suonato in tutta Europa, è stata una bellissima avventura. Bene, ma sei instancabile Al mio- con tutto quello che si dice che hai bevuto qua in terra di Bretagna una pozione magica, si No, vede. semplicemente amo il mio lavoro e quindi non è un lavoro, è una passione, e sono un musicista curioso, nonostante l'età mi sento ancora nel pieno della carriera, ho ancora voglia di dire cose nuove, di cercare, di sperimentare, e ho la fortuna, come in tutta la mia carriera, continuo ad avere la fortuna di lavorare con grandi musicisti, quindi questo per me è un grande stimolo per migliorarmi, tenermi in forma e sperimentare cose nuove. Tra l'altro ho visto stamattina che hai suonato con un musicista galiziano, Sì, è stata un'improvvisazione suonare insieme, però vi sì, siete subito messi in armonia. ma sai, fra musicisti si parla la stessa lingua, Eh sì, quindi è facile trovare è la stata connessione. simpatica come esperienza, Sì, sì. sì, sì, mi è capitato di farlo con musicisti di tutte le nazionalità, dai cinesi a Azerbaijan, e quindi anche se non ci possiamo parlare a parole, con la musica ci intendiamo. Bene, ti ringrazio per la tua Grazie, un saluto a disponibilità. tutti. A tutti, arrivederci.